Dovrei cominciare quel corso. Però no, oggi no. È stata una settimana troppo impegnata e ho bisogno almeno di 2 giorni di pausa. Dove trovi il tempo di studiare? Io tra lavoro, famiglia e un briciolo di vita sociale non riesco proprio a mettermi sui libri. Mi piacerebbe però. Scuse, queste sono soltanto scuse. Lo so, non è bello sentirselo dire, ma è così. Tutti abbiamo una vita molto impegnata, con tante cose da fare. Ma questo non significa che non possiamo dedicare qualche minuto della nostra giornata allo studio di una lingua straniera. Certo, durante un percorso di apprendimento di questo tipo arriva sempre un momento in cui si perde la propria motivazione e si comincia a procrastinare. Ma per fortuna ci sono qui io. In questo video infatti vi darò tutta una serie di consigli utili per continuare a studiare l'italiano o una qualsiasi lingua straniera anche quando non si ha la voglia di farlo. Perché no, qui non si molla mai, chiaro? Sembrerà banale, ma programmare aiuta con lo studio. Il mio consiglio è quello di preparare un piano di studio per l'intera settimana, in cui inserire in modo ordinato le cose da fare. Questo vi aiuterà a sfruttare meglio il vostro tempo, quello che avete a disposizione per dedicarvi alla lingua straniera. Ora, non deve essere una tabella molto specifica che dovete seguire rigidamente, come lunedì dalle 10:15 alle 10:35 devo assolutamente imparare queste parole, altrimenti non farò mai progresso. No, non così. Ciò crea inutile ansia. Piuttosto deve essere semplicemente uno schema, una base, un punto di partenza che vi aiuti a fare un po' di chiarezza e a sapere, a ricordare quello che dovete fare ogni giorno. Qualcuno di voi probabilmente già lo sa, ma io sto cominciando a studiare lo spagnolo e per questa ragione vi mostro la tabella e il piano di studio settimanale che io ho organizzato per me stessa. Anche io non ho molto tempo libero per dedicarmi alla lingua straniera e per questo cerco di ritagliarmi durante la giornata almeno 20 o 30 minuti per fare queste attività. E come vedete, ogni giorno c'è qualcosa di leggermente diverso. E sta funzionando? Me parece che sì, però il tempo nos lo dirà. Piccola parentesi. Se un giorno vi viene voglia di fare qualcosa in più, non dovete dirvi oggi non è la giornata per fare questo. Assolutamente. Se ne avete voglia, fatelo. Ben venga tutto quello che è in più. Qui stiamo solo cercando di combattere l'assenza della motivazione e non la motivazione. Molto spesso ci creiamo dei blocchi, dei limiti mentali e ci autoconvinciamo che dobbiamo necessariamente rimanere in questi limiti, rispettarli, altrimenti non faremo mai progressi, non impareremo mai niente e le cose andranno male. Ok, per alcuni probabilmente agire sotto pressione può essere molto produttivo, ci sta, ma solo per un periodo di tempo limitato. Infatti, a lungo andare, con il passare del tempo, questa pressione mentale crescerà sempre di più e non aiuterà la nostra motivazione. Anzi, quindi, come comportarsi quando si sa che si dovrebbe fare qualcosa,
ma non si ha la voglia di farlo? Un'idea è quella di procedere a piccole dosi, quindi senza limiti, senza autoimposizioni, ma procedere pian piano. Per esempio, se proprio non avete voglia di imparare l'italiano, ma qualcuno ve lo ha imposto, allora datevi un tempo limite ogni giorno, oltre il quale non dovete andare. 15 minuti, 30 minuti ogni giorno per imparare l'italiano e basta. Questo vi aiuterà a digerirlo meglio. Quindi vi consentirà di tollerare questa attività, di farla durare nel tempo e di vedere dei progressi, anche se saranno minimi. Ma non importa, l'importante è che ci siano. Per esempio, devo confessarvi che io non amo moltissimo imparare nuove parole in lingua straniera. È per questo che ho deciso di dedicarci solo 10 minuti ogni settimana, il lunedì. E basta. So che probabilmente il mio vocabolario procederà lentamente, ma tra un anno quei 10 minuti alla settimana saranno diventate molte parole in spagnolo e questo mi aiuterà a mantenere la mia motivazione, a continuare a farlo ogni settimana. Per esempio, se stai imparando una lingua straniera, non tenerlo solo per te. Per esempio, dillo a un amico che la parla molto bene o di cui è madrelingua. Organizzate una giornata in cui parlate solo in quella lingua. Credetemi, funziona. Per esempio, io ho una studentessa americana che ha un'amica italiana che vive vicino a casa sua e loro ogni domenica mattina hanno un incontro per un caffè e durante questo incontro parlano solo in italiano. E questo chiaramente la motiva di più durante la settimana perché vuole fare bella figura con la sua amica la domenica. Ma se non avete questa possibilità, potete anche entrare in gruppi Facebook o Telegram, in cui ci sono altre persone che condividono la vostra passione, per uno scambio di idee, di consigli, di feedback. O ancora, potete fare una lezione con un tutor madrelingua. Io ho tanti studenti che mi dicono: mi hai dato questo compito la scorsa settimana e mi hai obbligato a pensare a questo per tutta la settimana perché volevo che oggi tu vedessi che io mi sono impegnato. Insomma, se altri sanno che voi state imparando una lingua straniera, vi sentirete più motivati a mostrare loro i vostri progressi. Spesso non si riesce ad appassionarsi e si perde la motivazione perché quello che si deve fare sembra molto lontano da quella che è la propria vita, da quelli che sono i propri obiettivi futuri. Magari pensate di stare studiando qualcosa di troppo astratto, se per esempio vi state dedicando alla grammatica. Qualcosa che non vi sarà mai utile e che vi sta solo facendo perdere tempo. Niente di più sbagliato. Per esempio, chiedete al vostro insegnante o fate voi stessi delle ricerche per vedere come si applica questa cosa che state imparando nella vita vera, quella di tutti i giorni. I risultati potrebbero sorprendervi e farvi cambiare approccio. Per esempio, state imparando il congiuntivo italiano. Ma devo per forza impararlo se anche gli italiani lo sbagliano? Iniziate a leggere più libri, giornali, riviste, ad ascoltare più podcast, più radio, a guardare più film, serie TV, video in italiano.
Ma davvero non lo sentite mai, mai, mai? O tutte le volte in cui lo sentite è sbagliato? Provate a fare questo per una settimana e poi fatemi sapere nei commenti i vostri pensieri. Non è vero che il congiuntivo non serve a nulla nella vita di tutti i giorni. Ora, questo deve essere chiaro. Lo studio di una lingua straniera non deve in nessun modo azzerare completamente i vostri interessi, le altre vostre passioni. Anzi, tra loro ci deve essere il giusto equilibrio, perché se voi sapete che la lingua straniera toglie tempo alle altre vostre passioni, comincerete a detestarla. Invece, per non perdere mai la motivazione, quello che dovete fare è trovare un giusto equilibrio tra lo studio e i vostri piaceri. Per esempio, concedendovi delle pause durante le quali potete fare quello che preferite durante il tempo libero. Questo vi aiuterà a mantenere integra la vostra mente, aiuterà il vostro benessere e chiaramente la vostra motivazione. Qualche esempio? Se sto studiando le mie parole in spagnolo e comincio a fare fatica, mi dico, ok, non appena finisco questo esercizio, vado a fare una passeggiata. Oppure, non appena finisco di tradurre questo paragrafo, mi faccio un bagno rilassante. Se riesco a capire questo video al primo colpo, mi compro una maglietta nuova. Molto spesso quello che ci blocca, soprattutto con le lingue straniere, è la paura. Paura di un fallimento, di una bocciatura, di un brutto voto. Sento spesso dire cose come «Oh no! Il passato remoto è così difficile, non voglio nemmeno cominciarlo». Oppure mi accorgo che i miei studenti cominciano a essere frustrati quando non capiscono la mia spiegazione al primo colpo. Ma quello che io dico sempre loro è che ci vuole tempo. E soprattutto, non capire un argomento al primo colpo o essere bocciati, prendere un voto più basso di quello che ci si aspettava, sono davvero sconfitte tali da farci mollare tutto? Ovviamente no! Il mio consiglio è: continuate per la vostra strada e godetevi il viaggio. Parlate, ascoltate, fate quello che più vi piace nella lingua straniera. Non importa se non sarete perfetti. La perfezione arriverà con il tempo, se si è costanti e soprattutto se non si perde mai quella voglia di imparare. Si sa, imparare una lingua non è qualcosa che si può fare in una settimana, in un mese, anche in un anno. In un anno forse è possibile, ma la cosa più importante è la costanza, l'impegno che dovete metterci. Ma ne varrà la pena. Bene, questi erano i miei consigli, ma fatemi sapere nei commenti se ne avete degli altri da dare ai Lernamici che per qualche motivo stanno cominciando a perdere la loro motivazione. Scrivete nei commenti, siamo una bella comunità e quindi sarà interessante scambiarsi dei pareri. Un'altra cosa molto importante, lo dico sempre, è parlare. Parlate con chiunque, parlate con il vostro bambino, parlate con il vostro cane, parlate con il vostro specchio, parlate con qualsiasi cosa, parlate con voi stessi, con il vostro partner, anche se non vi capisce. Parlate. E se avete paura di farlo, non dimenticate di guardare il video in cui vi spiego come superare questa paura, perché è la cosa più difficile da fare, io lo capisco.
Come sempre trovate il video qui in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate invece di passare dal nostro sito learnamo.com se cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana e non dimenticate anche di seguire Learnamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi che pubblichiamo lì. Prima di salutarti, volevamo ricordarti che se ti piacciono i contenuti che pubblichiamo sul nostro sito web e sul nostro canale, Learnamo, puoi sostenerci con una piccola donazione che ci permetterà di continuare a offrirti tanti nuovi contenuti gratuiti. Per farlo ti basterà cliccare sul bottoncino con il cuoricino sotto il video oppure sul link che trovi in descrizione. Ogni piccolo contributo sarà estremamente apprezzato e utile. Grazie! Altrimenti io vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!